Secondo te McDonald's guadagna davvero con i panini? Se pensi di sì, ti sbagli di grosso. Benvenuto sul canale Come fanno soldi, dove analizziamo nel dettaglio i veri modelli di business delle aziende più famose e di tante altre attività che fanno parte della tua vita quotidiana. Oggi parliamo di McDonald's, il re del fast food. Conosci i suoi hamburger, i McMenù, i McFlurry, ma scommetto che non sai qual è la vera fonte di guadagno dell'azienda. Non è il cibo, ma gli immobili. In questo video scopriamo come McDonald's è diventata una delle più grandi aziende immobiliari al mondo e perché l'affitto dei suoi ristoranti è molto più redditizio rispetto alla vendita di panini e patatine. McDonald's è presente in oltre 100 paesi con più di 40.000 ristoranti nel mondo. Nel 2024 ha generato quasi 26 miliardi di dollari di ricavi con profitti netti superiori ai 6 miliardi. Ma attenzione, solo una piccola parte dei ricavi si deve alla vendita diretta di cibo. Oltre l'85% dei ristoranti è in franchising e la vera ricchezza viene da chi gestisce i locali, non da chi li frequenta. Dei circa 26 miliardi di ricavi del 2024 di McDonald's, oltre 15 miliardi, quasi il 60% delle vendite totali, sono stati generati da royalties e affitti. Un franchising McDonald's paga due cose principali. 1. Una royalty fissa sul fatturato, in media il 4-5%. 2. Un affitto mensile per usare lo spazio che quasi sempre è di proprietà di McDonald's, che ad oggi possiede immobili e terreni per un valore netto di circa 25 miliardi. Il meccanismo è questo: McDonald's compra il terreno o l'immobile, lo affitta al franchisee, incassa ogni mese, a prescindere dalle vendite. È una rendita immobiliare travestita da fast food. Aprire un McDonald's non è per tutti. Servono almeno 250.000-300.000 euro di investimento iniziale, tra fee di ingresso, arredi e formazione. E serve anche essere selezionati. McDonald's valuta attentamente ogni candidato, perché affida un asset strategico, non solo un ristorante. Il franchisee in pratica paga per gestire un punto di una macchina globale. Ma se il franchisee deve pagare royalty, affitto e seguire ogni regola, perché lo fa? Perché il modello McDonald's, seppur vincolante, è anche incredibilmente collaudato. Aprire un McDonald's significa partire con un brand globale, un format pronto, un flusso clienti costante e un supporto operativo completo. È un pacchetto chiavi in mano che riduce i rischi rispetto a un ristorante indipendente. E per McDonald's possedere i locali significa guadagnare comunque, anche se il ristorante incassa poco. Controllare le location strategiche, avere un asset rivalutabile nel tempo. Il margine sugli affitti è più alto e più stabile di quello sul cibo, che ha costi variabili, scorte, sprechi e personale. Ecco perché McDonald's investe più in immobili che in cucina. Facciamo un esempio pratico. Un franchisee medio fattura 1,5 milioni di euro all'anno, paga a McDonald's dai 60.000 ai 75.000 euro all'anno di royalties, dai 100.000 ai 150.000 euro all'anno di affitto commerciale. In pratica tra il 10 e il 15% del fatturato finisce in tasca alla casa madre, anche se il panino è venduto da altri. È un modello a rischio minimo per McDonald's, non cucina ma incassa. McDonald's possiede direttamente o controlla decine di miliardi di dollari in immobili commerciali. La sua divisione immobiliare è gestita come un portafoglio finanziario. Acquista solo location strategiche, vicino a scuole, svincoli, centri commerciali. Stipula contratti lunghissimi, 20-30 anni. Rinegozia gli affitti in base al mercato. In molte città McDonald's è un landlord prima ancora che un ristoratore. Il fast food è solo la punta dell'iceberg. Il modello è: il cibo attira clienti, i clienti generano fatturato, il fatturato paga royalties e affitti, gli immobili generano cash flow costante. McDonald's è progettato per fare soldi anche se il panino rende poco. Perché funziona così bene? Stabilità, l'affitto arriva ogni mese. Scalabilità, ogni nuovo locale è un asset. Controllo, McDonald's decide standard, layout, contratti. Valorizzazione, i terreni acquistati nel tempo aumentano di valore. Questo spiega perché McDonald's vale più come proprietario di immobili che come catena di ristoranti. E se un franchisee non riesce a generare profitti? McDonald's ha comunque un vantaggio: riprende la gestione del locale, lo riassegna ad un nuovo operatore e continua a incassare l'affitto. Il rischio è minimo perché l'immobile resta nella rete, è un modello che monetizza anche il fallimento.
McDonald's è il perfetto esempio di business ibrido. Sembra un brand alimentare, ma è un impero immobiliare travestito da ristorante. Il cibo è solo la scusa, il vero guadagno è nei contratti, negli affitti, nei metri quadri e ogni Big Mac venduto serve solo a pagare l'affitto alla vera McDonald's, quella dell'impero immobiliare. Con più di 40.000 sedi in 120 paesi, McDonald's è dunque oggi uno dei più grandi proprietari immobiliari del mondo. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti a Come fanno soldi e nei commenti fammi sapere qual è il prossimo settore che vuoi analizzare. Alla prossima!